Una tavola imbandita, una battuta pronta, un abbraccio che arriva prima del buongiorno. A Cervia non ti chiedono chi sei, ma se hai mangiato. Qui l'ospitalità non è un servizio, è un DNA e la risata è una lingua madre. Benvenuti a Discover Cervia, il podcast che racconta la riviera del buon vivere, con storie, volti e atmosfere di una terra dove ogni incontro può diventare una festa e ogni sorriso un invito a restare. Immagina un posto dove ridere è un'abitudine quotidiana, dove l'accoglienza è un valore e dove il mare è solo una delle infinite onde di calore umano che ti investono. Eh sì, questo è un luogo dove puoi entrare in un bar per chiedere un caffè e ritrovarti a discutere animatamente di politica, piadina e zanzare tigre, con perfetti sconosciuti, che nel frattempo sono diventati amici. Benvenuti a Cervia e Milano Marittima, terra di sorrisi facili, ospitalità leggendaria e battute irresistibili. Oggi ci accompagna una delle voci più argute e geniali della comicità italiana, Gene Gnocchi. Con lui esploriamo la Romagna più autentica, quella che non solo ti fa sentire a casa, ma ti fa anche ridere fino alle lacrime. Pronti a partire? Allacciate le cuffie, inizia il nostro viaggio in Romagna, dove l'ospitalità è un savoir-faire che fa ridere ma fa anche riflettere. Sono Gene Gnocchi, ho 66 anni, però effettivi 36, perché 30 li ho spesi tutti sul sito dell'INPS per calcolare la mia età pensionabile. Gene, se ti dico Romagna, qual è la prima immagine che ti viene in mente? La Piadina. La Piadina perché io non la conoscevo prima di venire in Romagna e devo dire che non c'è momento in cui io non mangi la Piadina. Come vado nei ristoranti chiedo subito la Piadina e poi dopo guardo il menù e vedo cosa c'è, però la Piadina è imprescindibile. Ma c'è qualcosa di particolare che ci metti dentro? Ci metto dentro, allora, lo squacquerone prima cosa perché è la sua morte. Poi ci metto prosciutto crudo però di Parma, 34 mesi e quello non manca mai e questo è fantastico. E c'è un personaggio tuo amico che inviteresti a mangiare una piadina con te in riva al mare qui a Cervia Milano Marittima? Se dovessi invitare uno, inviterei un amico che è stato il mio idolo per tanto tempo, cioè Dejan Savicevic. Gli farei scoprire quello che lui non ha mai potuto apprezzare quando era al Milan, perché non c'era ancora Sacchi, che era l'ambasciatore della Romagna, e quindi lui aveva Capello che gli faceva bere dei Grand Spritz, ma non l'ha mai considerato come un romagnolo. Tu con i tuoi spettacoli hai girato l'Italia in lungo e in largo, perché l'ospitalità romagnola è così unica, speciale? C'è un brand, è ospitale anche l'ultima ruota del carro, qui sono tutti ospitali. E questo crea un problema, perché tu dici, cavolo, questo qui com'è ospitale, invece poi parli con un altro e è più ospitale di quello che era stato ospitale con te. E questo crea una confusione pazzesca, perché dici, ma come, scusa, ma sono tutti così ospitali? Non è possibile. Allora io cerco di prenderli un po' per il culo e dopo capisco che insomma sotto questa ospitalità c'è la possibilità di ricavare qualcosa di buono. E tu quando vieni a Cervia Milano Marittima e devi fare la valigia, cos'è che metti dentro? Metto dentro l'infradito, poi dei boxer per fare il bagno, poi metto dentro dei secchielli perché voglio catturare le meduse, perché le mie figlie piccole sono pazze, se io catturo le meduse sono l'eroe che cattura le meduse per loro, quindi io devo attrezzarmi. Io sono stato in ospedale per tante punture di meduse per assolvere a questa cosa, però il mio compito è catturare le meduse e quindi devo mettere per forza i secchielli da medusa. Tu su Cervia hai fatto anche un quiz, ti sei inventato un quiz, com'era? Ma l'ho inventato perché era nell'ambito del Ravenna Festival e quindi mi sembrava giusto provare a fare un quiz con i luoghi comuni su Cervia, e la gente ha risposto molto bene, addirittura il sindaco, quello che aveva i capelli spicchiati da un petardo. La cosa bella è che era un quiz a risposte multiple, non ne hai indovinata una. C'è una domanda che ti ricordi particolare, divertente? C'era ad esempio una domanda sul casino che provoca io lo chiamavo l'Iron Maiden perché c'era quella specie di prova multipla dove devi andare in bici, nuotare
e questo provocava un casino, erano tutti inferociti quando c'era questa cosa. Io ho fatto una domanda che aveva destato parecchio scalpore. Tu sei stato ospite al VIP Master, Sì. il torneo di tennis che è famosissimo perché porta tantissimi personaggi. Sì. E tra l'altro, a proposito di tennis, hai scritto anche un libro per aiutare le persone a conoscere il tennis. Io ho scritto il libro proprio dopo aver partecipato al VIP Master, perché il punto più basso del tennis si tocca al VIP Master. Allora io ho detto, devo fare qualcosa per aiutare il mondo del tennis. E da lì mi è venuta l'idea. Invece qui a Cervia Milano Marittima ti è mai capitato di incontrare dei personaggi un po' particolari, magari uno di quelli che hai scritto nel tuo libro Gelato Gusto Puffo? Una bravissima persona che era un cameriere di un hotel, perché io facevo le serate e tornavo tardi e quindi lui mi aspettava, mi preparava qualcosa da mangiare e io lo chiamavo prima per dirgli guarda vorrei magari un toast o magari non so un po' di formaggio, un po' di affettato e lui faceva sempre di testa sua, non mi ha mai preparato quello che io volevo, alla fine ho detto fai tu. In Romagna c'è il sorriso, ti accolgono con il sorriso, ci sono sempre le battute romagnole. Secondo te qual è il segreto? Perché la comicità nasce anche in Romagna? Ho tanti colleghi, parlo di Cevoli, Giacobazzi, Pizzocchi. Il comico romagnolo è sicuramente un comico che da questa terra trae molto, però credo che sia una cosa normale che sia così, perché insomma il romagnolo ha sempre voglia di scherzare. Sgabanazza, che è uno che racconta le barzellette, è il tipico romagnolo da barzellette che incontra molto qui. E oggi far ridere è più facile o è più difficile rispetto a anni fa? Beh, è più difficile perché col politicamente corretto insomma devi calcolare, poi con i social, ogni battuta che fai devi calcolare che possa non infastidire una determinata categoria di persone, un determinato organismo, quindi tutte le volte che fai una battuta, prima di farla ci pensi su e questo è sbagliato e questo è veramente castrante. C'è ancora l'idea che un uomo che fa ridere ha più facilità nella conquista di una donna, magari su una spiaggia? Ma per quanto mi riguarda, no. Poi soprattutto a una certa età, guarda, sei patetico, anche facendo ridere, sinceramente. Anzi, speri proprio che non ridano, ma che cosa vuole questo qua? Ma vai a cagare, spero proprio questo. Però sicuramente la donna che ride qualche volta è ben disposta. A me non è mai capitato, però i miei colleghi narrano di parecchie conquiste facendole ridere. E la comicità può essere uno strumento per conoscere il territorio. È il territorio che può essere uno strumento di comicità, perché è proprio guardando il quotidiano, guardando i vezzi, le abitudini che puoi tirar fuori delle cose che diventano poi materia comica. E cos'è che ti piace delle persone quando vieni a Cervia, quando incontri le persone che abitano qui? A Cervia mi piace molto perché è un paese, cioè Milano Marittima è più località turistica. Cervia, cioè io diciamo che ho conosciuto la mia attuale moglie proprio al Teatro di Cervia, è stato uno dei primi incontri, per me è diventato anche un luogo del cuore. Cervia è un agglomerato urbano che ha tutte le caratteristiche, per dire io vado in libreria, vado da Bubusettete con le bambine, loro sono contente perché trovano tutti i libri che non si trovano da nessuna parte, vita balneare con in più tutte le caratteristiche del paese che puoi vivere. Un consiglio che daresti per poter vivere fino in fondo questo territorio? È un territorio che ha delle caratteristiche che non si possono ribaltare, cioè l'innata ospitalità. Quindi un consiglio che do è lasciarsi andare, prendere tutto quello che di buono offre questa terra. Tu sei appassionato di sport, quando vieni qui a fare degli spettacoli fai anche dello sport? Prima di venire qui ho fatto un'oretta di tennis, sono stato benissimo, ho fatto la doccia, sono pulito, adesso faccio lo spettacolo e meglio di così non potrebbe essere. E poi questa grande forza dei romagnoli che con il sorriso sono riusciti a superare anche in questi anni delle disavventure come ad esempio l'alluvione. Io vengo da Faenza, che è città alluvionata, quindi che è stata colpita molto pesantemente. Sì, il romagnolo è stato forte, però a me ha sorpreso tutti i giovani venuti da tutta Italia per cercare di alleviare questa tragedia e devo dire che qui si è scoperto proprio un cuore
che non è solo romagnolo, un cuore che mi ha fatto ben sperare per le giovani generazioni, perché uno che si prende su con una pala dal Friuli o da Palermo per venire a spalare il fango mi ha molto toccato. Senti, a Cervia dicono che se non ridi almeno 3 volte al giorno c'è qualcosa di sbagliato. Hai per salutare i nostri ascoltatori una battuta per farli sorridere? Posso dire una cosa che mi riguarda, che non ho mai detto, è che io sono stato testimone di Geova. Questo è successo un anno fa, io stavo andando in macchina sulla Cisa, 2 macchine davanti a me, una macchina è stata tamponata, da questa macchina che è stata tamponata è uscito Geova, che mi è venuto vicino e mi ha detto: lei ha visto tutto, eh? Sì, quindi è disposto a testimoniare, sono diventato testimone di Geova. E con questa filosofia del sorriso come forma di accoglienza si conclude il nostro viaggio di oggi con Discover Cervia. Abbiamo incontrato la Romagna più autentica, quella delle porte sempre aperte, dei piatti condivisi e delle battute che diventano abbracci. Ma siamo solo a metà strada. Ci aspettano ancora altre tappe per raccontarvi questa terra viva, dove natura, sport, cultura e gusto si intrecciano in un equilibrio unico. Discover Cervia è un percorso in tappe per raccontarvi il meglio di questa terra, dalla cucina autentica che profuma di mare al glamour elegante e vibrante che abbiamo esplorato oggi, fino allo sport che fa battere il cuore della Wellness Valley e al benessere profondo tra pinete, terme e silenzi rigeneranti. Nel frattempo visitate www.discovercervia.com. Troverete esperienze da vivere, luoghi da esplorare e spunti per la vostra prossima vacanza, perché nel cuore della Romagna c'è un posto dove ogni giornata inizia con un sorriso e finisce con una storia da raccontare. E nessuna alba è mai uguale all'altra. Alla prossima puntata di Discover Cervia, il podcast che racconta, ispira, accompagna.